Oggi vediamo insieme quando far uscire il cucciolo di casa per le prime volte. Che cosa intendo? Intendo che se prendiamo un cucciolo in allevamento, se lo adottiamo, generalmente avrà il primo iter vaccinale e poi ci sarà un richiamo da fare che è intorno al terzo mese di vita del cucciolo. Il veterinario, dipende dal tipo di veterinario, però negli ultimi anni l'approccio era quello di tenere il cucciolo in casa e quindi tenerlo isolato finché non fa il richiamo e quindi poi il vaccino diventa attivo. In realtà al giorno d'oggi molti veterinari e soprattutto anche veterinari comportamentisti sfatano un po' questa pratica perché dal primo mese, secondo mese e terzo mese di vita del cucciolo sono fasi importantissime dove il cane impara a socializzare. Socializzare significa che sì con i propri simili, ma anche con determinati aspetti della vita quotidiana, che quindi possono essere scene di vita urbana come biciclette, automobili, motorini, pedoni, bambini ed estranei. Quindi in realtà ed è una scelta molto personale quella di esporre il proprio cane all'ambiente esterno senza il vaccino, però quello che consigliano caldamente ormai sia i veterinari che gli istruttori che gli addestratori è proprio quella di comunque portare il cucciolo fuori, comunque esporlo a tutte quelle che sono quelle situazioni che troverà nella sua vita quotidiana, anche se magari non è ancora stato fatto il terzo vaccino. Questo perché? Perché le percentuali di contrarre una malattia potenzialmente mortale nel cane sono molto più basse rispetto i danni che si creano per non aver socializzato il cucciolo. Questo cosa significa? Che dal secondo al terzo mese sono delle vere e proprie spugne, cioè assorbono tutto quello che l'ambiente gli offre e sono in grado di far fronte a tutte quelle situazioni e riuscire a elaborarle sempre in maniera, ovviamente in maniera competente, cioè seguiti magari da un addestratore, da un allevatore, da un educatore o comunque nel rispetto di quelle che sono le sue fasi di vita e hanno quindi la possibilità di elaborarle ed assimilarle. Quindi sostanzialmente quello che si dice è molto meglio avere un cane educato, avere un cane sicuro, avere un cane che è entrato già in contatto in queste prime fasi di vita con determinate situazioni piuttosto che avere un cane che è rimasto chiuso o non socializzato fino al terzo mese di vita, con il rischio poi di andare incontro a paure eccessive, iperattività o ipersensibilizzazione a quello che è l'ambiente esterno. Quindi il mio consiglio è quello di, ovviamente con cautela, portare il cucciolo fuori all'esterno. Certo, magari evitiamo quegli ambienti dove sappiamo che sono frequentati da magari cani non vaccinati, se è il nostro caso. Però non c'è nessun problema ad andare in un centro cinofilo o a iniziare già un percorso di educazione dove sappiamo che ci sono cani che sono controllati, vaccinati e quindi dei cani sicuri. Evitiamo magari tutte quelle situazioni dove potrebbero esserci animali selvatici, dove potrebbero esserci cani non vaccinati, dove ad esempio potrebbero esserci ratti per la leptospirosi, quindi tutte quelle situazioni dove non siamo sicuri e quindi preferiamo non esporre il cucciolo le evitiamo, ma andare appunto a fare un giretto per fargli conoscere la macchina, la bicicletta, il centro cinofilo o il parco sotto casa, quello non è un problema, anzi fa molto più danno tenere il cane chiuso in casa fino al terzo mese che non esporlo a questo tipo di situazioni. Spero che questo video vi sia stato utile, non dimenticate di iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video.